Salve. Allora, oggi partiamo con delle lezioni di economia aziendale. Abbiamo pensato che un argomento di grosso interesse in questo periodo potesse essere il crowdfunding. Quindi la prima lezione, il primo incontro lo abbiamo incentrato su informazioni generali sul crowdfunding. Allora, vediamo un poco questo crowdfunding cos'è. Crowdfunding deriva dalla unione di due parole inglesi, crowd, che significa folla, e funding, che significa finanziamento. Quindi in cosa consiste questo crowdfunding? Una moltitudine di persone, un gruppo di persone, crowd per l'appunto, quindi più persone, mettono a disposizione somme di denaro, piccole somme di denaro o anche somme più consistenti, per far cosa? Per finanziare un'idea, un progetto, quindi per finanziare delle imprese, per finanziare degli enti, per finanziare delle organizzazioni. Quindi un crowd che finanzia un'idea, un progetto, persone. Naturalmente il tutto avviene non direttamente, ma tramite l'utilizzo di alcune piattaforme online, piattaforme web preventivamente autorizzate dalla Consob. Esistono diverse tipologie di crowdfunding. Una di queste è la donation-based crowdfunding o donation crowdfunding. Allora il meccanismo è sempre lo stesso, il crowd più persone mettono a disposizione delle somme di denaro per finanziare un'idea, un progetto. Quale può essere in questo caso l'idea? Allora pensate, in questo periodo in cui c'è questa emergenza del coronavirus, Ferragni e Fedez hanno avuto l'idea di raccogliere dei fondi per l'ospedale San Raffaele. Ok? Quindi in questo caso quasi 200.000 persone hanno versato circa 4 milioni di euro, ma in cambio del loro versamento loro non hanno ottenuto nulla di concreto. Loro hanno dato una mano ad una causa che ritenevano giusta, cioè loro hanno dato il loro contributo per un qualcosa di utile per la collettività, per cercare di rendere l'ospedale più funzionale alle esigenze di questi momenti, per far comprare, non so, le mascherine, per far comprare i ventilatori, e quindi hanno ritenuto che questa proposta fatta da Ferragni e Fedez fosse da condividere e da supportare. Quindi in questo caso c'è stata questa donazione di queste somme di denaro senza avere nulla in contropartita, giusto con lo spirito di donare, di dare una mano, di aiutare. Ci sono altre tipologie di crowdfunding. Un altro è la reward-based crowdfunding o reward crowdfunding. Quindi il meccanismo è sempre lo stesso, una molteplicità di persone finanzia che cosa? Un progetto, un'idea, quindi un'impresa, però in questo caso non lo finanzia solo con spirito di liberalità, ma lo finanzia al fine di ottenere in cambio un prodotto o un servizio. Quindi un reward, una ricompensa. Ora mi ricordo il caso di un ingegnere il quale ha inventato un nuovo prodotto, un pianoforte modulare digitale che si chiama Ottavia. Cioè che cosa ha pensato? Noi abbiamo difficoltà per esempio nel trasportare i pianoforti o una pianola o un organo, quindi lui ha pensato di fare questo pianoforte con delle ottave che possono essere assemblate ed aggiunte uno vicino all'altro e quindi sono facilmente trasportabili, quindi una bella idea. Allora il crowd, le persone che hanno ritenuto questa idea come dire, valida, hanno versato queste somme di denaro, in cambio hanno ottenuto uno o più moduli di questo pianoforte modulare digitale, di questo Ottavia. Quindi fondamentalmente queste persone
hanno contribuito a far realizzare quest'idea in cambio di un prodotto oppure anche di un servizio. Andiamo avanti. C'è il lending crowdfunding, che è un'altra tipologia ancora. Lending crowdfunding, meccanismo sempre uguale. Crowd, persone, finanziano. Che cosa? Progetto, idea, però in questo caso lending, qua stiamo parlando di un prestito. Quindi i sostenitori di questo progetto mettono a disposizione delle somme di denaro per finanziare questa impresa, la quale però è obbligata a restituire le somme e a restituire anche gli interessi. In questo caso si chiama anche P2P, peer to peer. Quindi vediamo un poco quali sono i vantaggi per gli investitori, quali sono i vantaggi per l'impresa. Se gli investitori portassero i loro soldi in banca, otterrebbero un tasso di rendimento sicuramente più basso. Quindi prestare, diciamo, direttamente, sempre tramite la piattaforma, direttamente all'impresa, consente loro di ottenere una remunerazione più elevata, quindi un tasso di interesse più elevato. Il vantaggio per l'impresa, lo stesso, quando deve rivolgersi ad una banca, pagherà un tasso di interesse sicuramente più alto, non avrà possibilità, diciamo, di ottenere magari delle somme, tutte queste somme di cui ha bisogno, e quindi l'impresa dal suo punto di vista ha tutto l'interesse a creare questo meccanismo quasi di tipo quasi diretto, in cui stiamo eliminando qualche intermediario, stiamo eliminando delle intermediazioni, quindi le persone possono guadagnare di più, l'impresa può pagare di meno perché abbiamo eliminato l'intermediazione bancaria. Abbiamo, come dire, accorciato la filiera, l'abbiamo resa più corta, quindi più rapida, più veloce e anche quindi più conveniente per tutti. C'è ancora un'altra modalità che si è sviluppata molto negli ultimi anni, soprattutto dopo la crisi del 2008, che è questo equity crowdfunding. Il meccanismo è sempre lo stesso: una serie di persone mette a disposizione delle somme di denaro, piccole somme di denaro, per fare cosa? Per finanziare un'attività. Ma in questo caso però qual è la differenza? Che questi soggetti che finanziano questa attività diventano soci, cioè partecipano al capitale dell'impresa. Quindi praticamente partecipano agli utili, partecipano alle perdite. E questo è un tipo di investimento altamente rischioso. Riguarda soprattutto le nuove imprese, le start-up o le piccole e medie imprese. Qual è l'obiettivo del crowd? È quello di vedere il suo investimento, ecco, crescere velocemente nel tempo. Ok? Le piccole e medie imprese, dal canto loro, anziché rivolgersi al sistema bancario che probabilmente non le finanzierà, si rivolgono direttamente al crowd, quindi alle persone, per cercare di mettere in pratica quel loro progetto, quella loro idea, grazie a un piccolo aiuto di molti piuttosto che a un grosso aiuto di pochi. Quindi, ricapitolando, il crowdfunding lo possiamo distinguere in 4 tipologie principali, che sono il donation, che sono il reward, che sono il lending, che sono l'equity. Io mi fermerei per il momento e comunque prossimamente ci saranno delle altre lezioni e quindi spero che vi piacciono. Fatemi sapere, mandatemi dei commenti, vediamo di fare una cosa utile per me ed anche per voi. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto.